Buon Shalom, amici Ray-Banisti, io sono Facca e siete sul vlog The Ray-Banist. Sigla! Oggi vi parlerò della differenza fra un vero Ray-Ban contro un falso Ray-Ban. Io ho stilato 10 punti in cui potrete facilmente riconoscere il vero dal falso. Il primo punto da considerare sono le lenti e in particolar modo partiamo col materiale. Il materiale deve essere naturalmente vetro, quindi se non è vetro sapete già che è un falso. Non prendiamo in considerazione la nostra cara scritta BL, perché alle volte questa non c'è, soprattutto negli occhiali anni 60, 70, 90, in concomitanza col passaggio di produzione a Luxottica. Secondo punto, la colorazione. Naturalmente anche le colorazioni sono delle campionature ben definite. Molto spesso vediamo dei verdi che assomigliano al G15 ma che non sono il G15. Terzo punto è lo spessore. Molto spesso le lenti Bausch & Lomb tendono ad essere leggermente più spesse e sbordare appena appena dalla montatura. Quarto punto, la doratura o placcatura della montatura. Effettivamente quando vedete che è particolarmente sbiadita o scrostata è difficile che sia una placcatura di qualità. Quinto punto, il materiale potrà sembrarvi un po' poroso, un po' leggero, si sente che il materiale è di una qualità più scadente. Sesto punto, notate le saldature, soprattutto in concomitanza del parasudore, delle astine. Vedrete che se le saldature non sono di qualità, presentano delle sbavature. Settimo punto, le incisioni sopra e sotto il ponte. Anche queste, se sono precise, sarà di un occhiale originale, ma se sono un po' sbiadite, scrostate, un po' sbavate, naturalmente si tratta di un falso. Ottavo punto, le parti in plastica. Ad esempio il parasudore tende a diventare bianco col tempo di un occhiale non originale. Al contrario, quelli originali resteranno nel loro caratteristico color rosa-arancio. Anche le altre parti in plastica, noterete i naselli, quando questi sono bianchi si tratta di un falso. Nono punto, le viti. Le viti sono di due misure diverse, quella del cerchio è diversa da quella della stina. Decimo e ultimo punto sono le dimensioni dell'occhiale, le dimensioni soprattutto del calibro, sapete che sono sempre più o meno gli stessi, 58, 62, 52, poi ci sono anche dei calibri speciali, però difficilmente troverete un fake che monta la lente con i nostri calibri originali Bausch & Lomb. Bene ragazzi, questi sono i miei 10 punti per riconoscere un originale da un falso. Se il video vi è piaciuto mettete un like, se avete altri consigli o altri punti da condividere scrivetelo nei commenti sotto. Io vi saluto, vi ricordo che un falso vale 0 e vivete con classe gente.